Salvatore Riina, o meglio conosciuto come Totò Ugurtu, per la sua statura, è stato il capo dei capi di Cosa Nostra, che governò per decenni con pallottole, sangue e terrore. Prima di cominciare, ti invito a iscriverti e seguirmi sul mio canale. Salvatore Riina nasce a Corleone nel novembre del 1930 da una famiglia povera che presto deve fare a meno del padre, Giovanni Riina, che insieme al figlio più piccolo Francesco, Ciccio in siciliano, muoiono a causa di una vecchia bomba americana che avevano trovato nei campi e che volevano aprire per rivendere la polvere da sparo. Totò rimane così il sostegno della famiglia a soli 13 anni. La fame e la miseria alimenta il suo carattere violento. Ben presto, insieme ai suoi amici Calogero Bagarella e Bernardo Provenzano, si avvicinano a Luciano Ligio, campiere e malavitoso di Corleone, affiliato al dottor Michele Navarra, capomafia di Corleone. All'età di 19 anni, il suo primo arresto. Condanna di 12 anni per aver ucciso in una rissa un suo coetaneo, Domenico Di Matteo. Ma in carcere ne trascorse solo 6 e nel 1956 esce e insieme a Ligio intraprendono una sanguinosa lotta per impadronirsi del potere della cosca di Corleone. Infatti, nel 1958 il dottor Navarra verrà eliminato e fino al 1963 Corleone diventa teatro di violenza, dove gli uomini di Navarra vengono eliminati uno ad uno. Proprio nel 1963 viene di nuovo arrestato, perché in un controllo stradale viene trovato in un possesso di una pistola non dichiarata e dei documenti falsi, dove il suo nome risultava Giovanni Grande. Nel 1969 però torna libero, per insufficienza di prove nel processo di Bari, dove si dice che minacciò i giudici e le famiglie. Così libero, insieme a Ligio, tornano a Corleone e cominciano gli affari con le cosche di Palermo. In quello stesso anno è coinvolto nel comando della strage di Viale Lazio per uccidere il boss ribelle, Michele Cavataglio, e dove Calogero Bagarella trova la sua morte. L'anno successivo, nel 70, l'alleanza con i capi palermitani, Bontate, Inzerillo e Tano Badalamenti, è ben salda e Totò inizia la sua scalata al potere. Aveva già le mani nel contrabbando, appalti e traffici di droga, ma la sua ferocia, la sua avidità, facevano in modo che lui non si accontentasse. Lui voleva tutto. Nel 1971 fa uccidere Pietro Scaglione, il procuratore, e comincia a partecipare a diversi sequestri di persona ordinati da Ligio, per estorcere denaro, ma soprattutto per indebolire le famiglie mafiose rivali. Nel 1974, con l'arresto a Milano di Ligio, prende il suo posto in commissione, l'organo decisionale di Cosa Nostra, nella quale, nella fine degli anni 70, i corleonesi si sentono troppo forti per restare fuori da poteri superiori. Così nel 78 ottenne l'estromissione di Badalamenti dalla commissione, con l'accusa di aver ordinato l'omicidio di Madonia, uomo fedele di Riina, e per lo stesso motivo fece uccidere i boss di Cristina di Riesi e Pippo Calderone di Catania, dando inizio, negli anni successivi, alla seconda guerra di mafia, dove Riina, Provenzano e i suoi killer
fanno piazza pulita dei vecchi boss, bontate in Zerillo, intere famiglie decapitate dalla ferocia inaudita dei Corleonesi. E per proteggere in quegli anni di guerra il loro impero nascente, uccidono chiunque si opponga alla loro ascesa, come nel 1980 Piersanti Mattarella, nel 1982 Pio La Torre e il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel 1984 del giudice Rocco Chinnici e tanti altri che contrastavano la loro avanzata al potere. Tutto questo era permesso anche grazie alle amicizie dentro lo Stato, come l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, Salvo Lima, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, e ancora tanti altri, che entrano in affari con l'ormai su Totò. Ma inaspettatamente un grosso contributo allo smascheramento della struttura e delle attività di Cosa Nostra arriva dall'ex boss Tommaso Buscetta, che si era rifugiato in Brasile per scappare alla ferocia dei Corleonesi. Ecco così che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino portano avanti le accuse di Buscetta al maxi processo a Cosa Nostra, dove le dichiarazioni portano alla condanna all'ergastolo di molti esponenti della cosca. La mafia era stata colpita, duramente, mai come prima, e da lì Provenzano e Riina, condannati in contumacia, organizzano gli omicidi dei maggiori responsabili, partendo da Salvo Lima, che aveva promesso di sistemare il processo, e la stessa sorte per Ignazio Salvo, per poi passare alle stragi di Capaci, dove morì il giudice Falcone, poi in via D'Amelio per il giudice Borsellino. Lo Stato era stanco, l'Italia intera era stanca di quello che succedeva in Sicilia. Una caccia serrata, con sforzi triplicati da parte dello Stato, portano alla sua cattura, il 15 gennaio del 1993, dopo che grazie a Balduccio Di Maggio si era venuto a sapere il covo di via Bernini. Da quel giorno si susseguono indagini, inchieste, dove emergono anche inquietanti rapporti tra Stato e mafia. Ma ora non riguarda più il boss di Corleone, il capo dei capi. Non riguarda più Zio Totò, perché è morto il 17 novembre 2017. Grazie per aver guardato il video. Se ti piacciono questi contenuti, fai un giro sul mio canale. Ne trovi tanti. Metti un bel like al video e iscriviti al canale. Ci vediamo presto sul mio canale. Grazie.